Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi nuovamente con i Runic Tarot, questo mazzo meraviglioso che riesce appunto ad unire in sé due tradizioni divinatorie importantissime, oltre che antichissime e profonde, cioè i tarocchi e appunto le rune. Io vi lascio come sempre il link in descrizione, anzi due link in descrizione di due miei video precedenti a questo, in cui appunto do nel primo una spiegazione direi piuttosto dettagliata e approfondita appunto delle rune, della genesi mitologica, leggendaria, storica, ovviamente per quanto riguarda le rune, spiegandovele una ad una. E nel secondo video invece mi soffermo in maniera molto più precisa e dettagliata per quanto riguarda proprio il mazzo dei Runic Tarot. D'accordo? Se volete, dunque, potete appunto andare a rivedere entrambi i video. Allora, che cosa andremo quest'oggi a chiedere però a questo meraviglioso mazzo? Ho una storia nascosta con un uomo impegnato. Vogliamo cercare di capire passato, presente e ovviamente evoluzione futura della nostra storia versus quindi rispetto al rapporto che lui ha con la compagna ufficiale, quindi passato, presente e futuro per quanto riguarda il rapporto con la compagna ufficiale che può essere moglie, fidanzata, piuttosto che convivente, d'accordo? Quindi vogliamo cercare di capire, ovviamente a livello temporale, come procederà la vostra storia, ma anche quella con ovviamente la compagna ufficiale, facendoci chiaramente aiutare non soltanto ovviamente dalle tempistiche identificate dagli arcani maggiori e minori, ma anche ovviamente dai significati ancora più dettagliati delle singole rune che voi troverete ovviamente su ogni arcano, in particolar modo gli arcani maggiori. D'accordo? Il metodo che andrò quest'oggi ad utilizzare è un metodo più veloce, proprio perché andrò ad utilizzare soltanto 3 carte per quanto riguarda il vostro rapporto e 3 carte per quanto riguarda il rapporto con la compagna, proprio perché, ragazzi, chiaramente, essendo già un video doppio e con anche naturalmente l'apporto e la spiegazione delle rune che sono appunto disegnate su ciascun arcano, è chiaro che diventerebbe, dovendo ovviamente utilizzare più carte, un video estremamente lungo. Di conseguenza utilizzerò semplicemente appunto il triangolo delle norne per quanto riguarda appunto presente, passato e futuro, vostro rapporto, presente, passato, futuro, rapporto con la moglie o comunque con la compagna ufficiale. D'accordo? Dunque io inizio a mescolare il mazzo, questo meraviglioso mazzo che, come avrete notato, ha carte molto robuste, oltre che anche grandi, e di conseguenza permettono di essere chiaramente viste molto bene anche ovviamente dalla telecamera. Allora, dunque, per tutte coloro che appunto si sintonizzeranno su questo video per il principio di sincronicità e che hanno appunto una storia nascosta, quindi clandestina, con un uomo che è già impegnato con un'altra persona, in maniera ovviamente ufficiale, vogliamo cercare di confrontare questi due rapporti, quindi il rapporto che lui ha con voi nel passato, nel presente e nel futuro, e il rapporto che lui ha con la compagna ufficiale nel passato, nel presente e ovviamente nel futuro. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto. Allora, io come al solito sposto appunto il mazzo in posizione ovviamente meno ingombrante possibile. Intanto muovo sempre la telecamera. Perdonatemi, ma diciamo sono gli inconvenienti della diretta. Chiedo scusa, ma ogni tanto so che vedete sicuramente l'immagine tremolare, ma poi io tendo anche molto a gesticolare, lo avrete sicuramente notato, di conseguenza ogni tanto ovviamente do qualche colpo irriverente alla telecamera, chiedo venia ovviamente. Allora, dunque abbiamo ovviamente, come potete vedere, le due disposizioni triangolari. Ovviamente la prima riguarda il rapporto con voi e la seconda ovviamente il rapporto con la compagna. Direi, ragazze, che si può iniziare ovviamente da voi, quindi il passato, presente, futuro, passato, presente e futuro. Dunque, ora concentriamoci sul passato, cioè ovviamente il rapporto tra voi e quest'uomo, ripeto, impegnato, con il quale avete appunto una storia ovviamente per ovvi motivi appunto nascosta. Vogliamo cercare di capire gli scorsi giorni, le scorse settimane, anche ovviamente, perché no, gli scorsi mesi, quindi che tipologia di rapporto c'era tra voi e questa persona. Allora, in questo caso abbiamo il 2 di spade. Allora, quest'uomo era particolarmente diffidente nei vostri confronti, poiché il 2 di spade ci parla, questo per quanto riguarda ovviamente i tarocchi, poi arriviamo ovviamente alle rune che ben si vedono in questa posizione. Comunque il 2 di spade rappresenta una sorta di attenzione, diciamo, di soglia particolarmente elevata per quanto riguarda l'attenzione che questa persona in qualche modo ha, diciamo, rivolto al vostro rapporto e chiaramente alla vostra persona. Questa persona, appunto quest'uomo, si è trovato a dover scegliere le carte di grado 2, voi sapete che rappresentano sempre un bivio, grosso modo, quindi la scelta tra due opzioni. Quindi questa persona si è trovata appunto nella necessità di scegliere, di capire se appunto era o meno il caso di iniziare una storia con voi. Perché obiettivamente quest'uomo sicuramente è stato molto attratto da voi, perché il 2 di spade ci parla di alleanza, di tenerezza e soprattutto di desiderio intimo, ok? Desiderio fisico piuttosto imperante. Però c'è anche da dire che obiettivamente questa persona era anche molto frenata, spade ovviamente, da un mentale che in qualche modo poteva, diciamo, un po' farlo a volte ritrarre, cioè questa persona non si è lasciata andare immediatamente con voi, anche nel caso in cui vi sia sembrata, per carità, sin da subito una persona molto appassionata, con questo 2 di spade vi garantisco che poteva fare molto meglio, nel senso che è una persona che inizialmente si è particolarmente frenata rispetto a tutto quello che magari avrebbe potuto dirvi e darvi. Di conseguenza, obiettivamente, questa è una persona che ha ragionato molto, 2 di spade, proprio perché evidentemente non si è fidata subito di voi, vi ripeto. Perché il 2 di spade ci parla appunto, vedete, di una persona bendata. Anche in questo mazzo, come anche nei mazzi più tradizionali, il 2 di spade generalmente appunto è rappresentato da una donna che ha appunto gli occhi bendati, come in questo caso, proprio perché non riesce bene a vedere chi possano essere amici o nemici. Quindi questa persona obiettivamente è in qualche modo rimasta un po' anche ad osservarvi, cioè ad osservare voi, il vostro rapporto, come vi sareste comportati, per cercare di capire qual era la cosa migliore da fare, esattamente come potersi muovere. Quindi se obiettivamente iniziare con voi un rapporto clandestino, ma comunque pur sempre un rapporto, oppure se ovviamente evitare. Quindi questa persona inizialmente sentiva di dover, ecco, tenere invece bene gli occhi aperti per vedere effettivamente fino a che punto potesse fidarsi di voi, perché, come tipico ovviamente ragazzi delle carte di spade,
in particolar modo anche del 2 di spade, ma anche del 5 di spade, del 7 di spade, questa persona vedeva insidie pericolose nel vostro rapporto e chiaramente nel frequentarvi. O comunque il 2 di spade ci parla di persone che in qualche modo fanno parte della vostra cerchia, persone di cui lui assolutamente non si fida e non si è fidato. Cioè, per esempio, nel caso in cui voi foste appunto colleghi, questa persona non si fidava, per esempio, di un ipotetico aiuto che poteva esservi fornito da parte di altri colleghi che vi tenevano il gioco, proprio perché questa persona temeva che in qualche modo queste persone un giorno avrebbero potuto poi rivelare della vostra tresca. Quindi in realtà è una persona che ci è andata con i piedi di piombo. Nonostante, vi ripeto, il 2 di spade ci parli comunque di alleanza, di un'attrazione mentale e fisica molto forte fra di voi, ma obiettivamente questa persona, vi ripeto, ha dato un 20° rispetto a quello che poteva dare e fare con voi, perché inizialmente si è particolarmente trattenuta, proprio perché questa persona vedeva degli ostacoli nel vostro rapporto abbastanza importanti. Tra l'altro, come tutte le carte di spade, ovviamente anche il 2 di spade, ci parla di tempistiche un po' lunghe. Quindi questa persona, nonostante magari voi gli siate piaciute sin da subito, potrebbe non aver sin da subito manifestato il desiderio di vedervi in maniera un po' più intima. Potrebbe aver atteso per diverso tempo e avervi appunto tenuto d'occhio, proprio perché, vi ripeto, nonostante ci fosse questa grande complicità fra di voi, obiettivamente questa persona si fidava ben poco, ma non a causa vostra, ragazze. Cioè, non è che questa persona ha rallentato la situazione con voi perché voi avevate dei comportamenti particolarmente strani, ambigui o eccentrici. Assolutamente no. Questa persona non si è innanzitutto, diciamo, buttata in questa storia, in questo rapporto, proprio perché lui aveva delle forme personali di sfiducia. Questa è una persona che tende molto a dubitare degli altri. Non si fida di primo acchito delle persone che conosce e incontra, pur magari, vi ripeto, se non è attratta, per carità, ma teme sempre comunque il contraltare, diciamo, negativo della situazione. D'accordo? Allora, come potete ben vedere, qui abbiamo immediatamente in primo piano 2 rune che ovviamente sovrastano le 2 spade. La prima runa è Tivas, la seconda runa è Isa. Allora, partiamo dalla prima runa, Tivas. Questa è una runa che tra l'altro è abbinata all'arcano della giustizia, all'arcano maggiore della giustizia. Quindi rappresenta sicuramente l'audacia, il coraggio, la volontà di muoversi. Quindi questa persona, vi ripeto, appena vi ha visto, vi ha conosciuto, è subito stata attratta da voi, gli siete piaciute subito e ha subito cercato un impatto diretto, immediato con voi. Cioè era sicura questa persona del fatto che voi gli piacevate. Su questo assolutamente non ci piove. Ci parla anche di perseveranza, di combattività. Quindi vi ripeto, questa persona vi ha tenuto d'occhio per tanto tempo, vi è stata dietro per tanto tempo. Ha agito anche a volte in maniera molto temeraria, in maniera, vi ripeto, coraggiosa, anche a volte sfrontata, decidendo di iniziare un rapporto parallelo con voi. Ma questa è una persona che era desiderosa comunque di successo, desiderosa di in qualche modo affrontare un nuovo percorso della propria vita, quindi nuovi eventi, nuovi progetti, in questo caso ovviamente d'amore con voi. Cioè questa era una persona pronta al grande cambiamento. Quindi è l'aspetto positivo del 2 di spade. Quindi la voglia, la temerarietà, la giustizia, quindi la volontà, l'essere pronti a combattere per qualcosa che si vuole e in cui si crede. Però ovviamente qui abbiamo appunto un'altra runa, che è appunto la runa di Isa. Isa invece rappresenta gli ostacoli, rappresenta, legata all'arcano dell'eremita,
Quindi il riflettere, ecco qua, il mentale in azione, quasi a volte anche portando le cose alle lunghe, creando anche dei momenti di stagnazione, di stasi, di fermo, 2 di spade, ma ha dovuto in qualche modo riflettere. Quindi, pur avendo una gran voglia, un gran desiderio in qualche modo di osare, questa persona poi, guardate il contraltare della carta, ovviamente anche di 2 rune completamente opposte, questa persona però ha dovuto riflettere per cercare di gestire al meglio tutte le situazioni. Questo però gli ha permesso di conoscere meglio se stesso, di conoscere meglio voi, di conoscere meglio chiaramente anche quello che provava per voi e quello che poteva volere da voi. Quindi, nonostante magari la situazione a volte vi possa essere sembrata particolarmente legnosa, in realtà vi posso garantire che questa persona ha riflettuto molto e le riflessioni fanno sempre bene, proprio come appunto ci rimanda l'eremita. Non ha voluto precorrere i tempi, ogni cosa a suo tempo. Quindi anche nei momenti in cui questa persona vi può sembrare ferma, cioè per esempio dei momenti in cui non si muove, non vi chiama, magari sembra che non voglia vedervi o che non possa incontrarvi, questa persona sta riflettendo. È un momento di stasi, ma per permettere riflessioni più mature, che si possano sviluppare dentro la propria personalità. Quindi un'idea, un moto di cambiamento, questa persona dentro di sé ce l'aveva. Parliamo del passato, ma ovviamente penso che possa esserci anche la stessa spinta al cambiamento nel presente e soprattutto nel futuro. Però è chiaro che questa persona non voleva forzare gli eventi. D'accordo? Quindi questa persona probabilmente ha rallentato di molto quello che avrebbe voluto fare e dirvi, ma lo ha fatto sapendo che poi appunto il momento del disgelo, come ci suggerisce appunto Isa, poi sarebbe arrivato. Quindi sarebbe stato più aperto, più disponibile all'amore, a voi, al sentimento. Ma ha dovuto prendersi del tempo, anche magari di sacrificio, per poter riflettere e pensare bene a quello che comunque avrebbe dovuto fare. D'accordo? Allora, vediamo adesso in questa posizione invece il presente, cioè ad oggi, appunto, questa persona che cosa pensa e prova ovviamente per voi e di voi. Allora, e qui abbiamo l'asso di denari, appunto. Allora, questa è una persona profondamente attratta da voi, perché qui parliamo di denari. I denari rappresentano la fisicità, rappresentano il benessere fisico, la fertilità, la virilità all'ennesima potenza. Quindi, tra l'altro, è una posizione del presente. Aspettatevi a breve un invito, una telefonata, un messaggio in breve tempo, perché già gli assi e soprattutto l'asso di denari rappresenta, contrariamente alle altre carte di denari che invece sono estremamente lente, l'asso di denari rappresenta invece notizie entro pochissimi giorni. In più, ovviamente mi viene anche nella posizione del presente, quindi ragazzi aspettatevi sicuramente una comunicazione da parte di questa persona, che può essere anche semplicemente fine a se stessa, ciao come stai, oppure ovviamente può essere una comunicazione che in qualche modo è finalizzata a un incontro, perché parliamo di denari. L'asso di denari ci parla di una volontà. Prima carta, asso, quindi di nuovo inizio. Ve lo dicevo con il 2 di spade. Questa è una persona che ha voglia di iniziare un percorso con voi. Un percorso che comunque comporti felicità, gioia, benessere fisico, ma anche benessere interiore. Cioè questa è una persona che vuol star bene, vuole essere felice e lo vuole fare con voi. Questa è una persona che si sente molto attratta da voi, presa da voi, conquistata da voi. È una persona che vi vuole portare notizia, è una persona che vi vuole vedere, è una persona che sa che con voi sarebbe tutto diverso rispetto alla compagna ufficiale. Perché sarebbe un nuovo inizio. Guardate, un nuovo inizio con un'estrema luminosità, un orizzonte limpido,
che manda via, guardate, queste nuvole, questa tristezza, questo grigiore del passato e probabilmente anche del presente che lui vive con la compagna ufficiale. Questa è una persona che ha voglia di sentirvi, di toccare con mano il vostro rapporto. Tra l'altro è una persona che si sente anche molto fortunata perché l'asso di denari rappresenta proprio il sentirsi all'apice della fortuna. Cioè questa persona sa che avendovi incontrato, avendo la possibilità di frequentarvi, potrà essere ovviamente solo che felice. Perché si sente, vi ripeto, come aver trovato un gioiello prezioso, qualcosa che in qualche modo possa appunto permettergli di rivedere la luce in un presente e in un passato che di luce proprio non ne ha. Quindi l'asso di denari ci parla di un nuovo inizio, ma ragazzi, un nuovo inizio concreto, tangibile, nuove opportunità che questa persona vuole offrire a voi, ma anche e soprattutto a se stesso. Quindi sicuramente, vi ripeto, qui ci sono delle nuove imprese che questa persona vuole portare avanti con voi. Gli assi parlano anche di comunicazioni, quindi aspettatevi anche dai discorsi che questa persona possa in qualche modo fare con voi, per esempio confidando delle sue difficoltà o delle sue preoccupazioni economiche, perché qui parliamo di denari, quindi potrebbe parlarvi della sua condizione economico-finanziaria o potrebbe in qualche modo farvi, magari attraverso delle battute, capire che comunque lui è pronto per iniziare qualcosa di nuovo, oltre ovviamente la compagna ufficiale. Come potete notare, qui abbiamo due rune. La prima è Feu e la seconda è Berkanu. Sono due rune a mio avviso bellissime, meravigliose e ovviamente Feu è la prima runa del primo gruppo. Quindi Let di Freya, quindi le prime 8 rune della prima di questo primo gruppo. Rappresenta l'inizio, rappresenta la prosperità, rappresenta appunto la fortuna, il successo, rappresenta qualcosa che si tocca con mano, quindi beni di possesso fisico di grande valore, quindi vi reputa una donna molto bella o comunque che a lui piace molto. È una persona che, vi ripeto, si sente fortunata perché la carta del regalo, della conquista, è la carta del dono. Quindi questa persona si sente completamente conquistata, presa e sa di aver conquistato la donna giusta per lui. Quando è con voi quest'uomo si sente all'apice della salute, vi ripeto, virile, contraccambiato nei sentimenti e nei desideri. È un uomo che ha voglia di crescere e accrescere il vostro rapporto. Si sente quasi più felice, in pace quando è con voi, più sereno e soprattutto ci parla di libido alle stelle, quindi insperati successi non solo da un punto di vista sentimentale ma anche esperienze erotiche molto esaltanti, quindi parla proprio di godimento fisico, Feu. Quindi aspettatevi, vi ripeto, un incontro a breve o comunque la richiesta di un incontro che poi diventerà un incontro molto focoso e molto intenso. Quindi vi ripeto, siete la donna ideale per lui, siete la donna giusta per lui. È chiaro che questa è una persona che vuole dunque ricominciare da capo, prima carta, prima runa. Questa è una persona che vuole una nuova opportunità nella vita e la vede in voi. È chiaro che però questa runa è legata all'arcano della torre. Perché? Perché questa grande fortuna arriverà o sta arrivando, dal suo punto di vista, dopo una torre, cioè dopo un periodo disastroso della sua vita personale, privata, sentimentale. Quindi, dopo aver sofferto tanto, questa persona finalmente ritrova virilità, erotismo, voglia di fare, voglia di programmare, progettare, di essere felice. E difatti qui abbiamo la runa Berkanu, che rappresenta di nuovo la nascita, la fertilità, il concepimento, piacevoli eventi familiari, quindi potreste incontrarvi in un ambiente domestico,
molto probabilmente lui ovviamente a casa vostra, dove questa persona vi farà capire quello che prova per voi, amore, armonia, cioè voi vi sentirete assolutamente contraccambiate nei vostri sentimenti. E questo sicuramente porterà allo sviluppo di nuove idee e progetti, cioè non sarà un incontro fine a se stesso. Questa persona potrebbe per esempio proporvi di vedervi nuovamente, oltre appunto a questo incontro, magari dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, potreste programmare per esempio un weekend, progettare qualcosa sul futuro. Quindi questa persona vi regalerà non soltanto momenti piacevoli di spensieratezza, ma vi regalerà anche una sensazione di benessere dovuta all'abbondanza, all'amore, alla fertilità, alla gioia e soprattutto alla seduzione. L'arcano rappresenta ovviamente anche l'arcano dell'imperatrice, quindi voi vi sentirete al massimo della vostra bellezza con questa persona, piena di energie, con voglia di fare, voglia di realizzare. Quindi sarà un incontro molto bello e molto importante, che però, vi ripeto, darà il via, perché rappresenta l'inizio, quindi darà il via ad una frequentazione molto probabilmente più feconda. D'accordo? In questa posizione abbiamo invece appunto il futuro, che so che per voi ovviamente è fondamentale. Quindi cerchiamo di capire obiettivamente che cosa vi aspetta in questo rapporto con quest'uomo impegnato per quanto riguarda i prossimi giorni, le prossime settimane o i prossimi mesi, ragazzi, a seconda ovviamente delle tempistiche identificate dall'arcano. Allora, qui abbiamo, guardate di nuovo Bercano, allora qui abbiamo il 4 di bastoni, che ovviamente è una carta bellissima. È una carta bellissima perché? Perché ci parla di un festeggiamento, ci parla di momenti di gioia, momenti di allegria. Guardate com'è bella questa coppia. Io tra l'altro trovo che queste carte siano disegnate in maniera, direi, assolutamente perfetta. Una coppia molto affiatata, due persone che si stringono a sé in un abbraccio che ovviamente ci fa presagire sicuramente a molto desiderio, a seduzione e soprattutto appunto ad un rapporto molto importante. Parliamo di bastoni, quindi grande passione, ma ovviamente anche grande desiderio. Il 4 di bastoni ci parla di unione, vi ripeto, di celebrazione, di accordi, di serenità, di un rapporto che diventa molto stabile. Ve lo dicevo, con questo asso di denari diventerà sempre più stabile per quanto riguarda proprio evidentemente il vedervi e lo stare insieme. Quindi nel momento in cui magari il vostro rapporto inizialmente può essere stato un po' ballerino, vi renderete conto che invece fra di voi ci sarà un rapporto molto più equilibrato e molto più stabile. Una carta di grado 4 che rappresenta le 4 gambe del tavolo, le 4 mura di casa, quindi diventerà un rapporto molto solido e ovviamente molto stabile. Pensate alla solidità dell'imperatore, che appunto è il 4º arcano maggiore. Quindi vi ripeto, questa è una persona che vi dimostrerà che vi desidera, una persona che vi dimostrerà che vuole stare con voi, è una persona che ovviamente vi proporrà, come vi dicevo appunto con l'asso di denari, molto probabilmente appunto un nuovo incontro, tra l'altro a breve distanza rispetto appunto all'incontro o comunque alla comunicazione che io vedevo già nel presente. Quindi sicuramente, ragazzi, in questo caso il vostro rapporto andrà verso un periodo di grande stabilizzazione, verso il compimento e comunque anche verso proprio il successo, il coronamento di qualsiasi progettualità. Quindi in questa stesa che concerne il rapporto tra voi e lui non ci sono grossi ostacoli. C'erano nel passato inizialmente, ma qui abbiamo effettivamente il compimento di un ciclo, delle mete raggiunte. Quindi sicuramente è chiaro che questa persona ha voglia di realizzare la sua felicità, sì, anche la vostra, ma direi in particolar modo la sua. Il 4 di bastoni ci parla anche di bellezza, quindi vi ripeto, evidentemente vi sentirete belli l'uno al fianco dell'altra. Quindi c'è il successo, vi ripeto, c'è l'avanzamento, c'è il benessere, ovviamente grazie alla costanza e alla perseveranza. D'accordo? Quindi qualsiasi progettualità voi andrete in qualche modo a
cercare di portare avanti con questa persona andrà sicuramente a buon fine. È chiaro che, vi ripeto, qui c'è molta sessualità perché è un 4 di bastoni, d'accordo? Quindi ovviamente ci sarà sicuramente una intesa erotica non indifferente. Ovviamente appunto stesso discorso che vi facevo appunto poco fa con Bercano, quindi grande fertilità, ovviamente virilità, cioè questa persona si sentirà assolutamente motivata nel volervi vedere e ovviamente rivedere. Quindi aspettatevi sicuramente, vi ripeto, di nuovo una chiamata, comunque un tentativo di vedervi. Parliamo di una carta di grado 4 che può rappresentare anche in questo caso appunto un ambiente casalingo, quindi vedervi proprio in un ambiente casalingo. Quindi questi incontri, io ne vedo più di uno sicuramente, creeranno una base solida nel vostro rapporto e vi permetteranno di godervi il successo di cui voi avete bisogno. Quindi vi sentirete assolutamente, guardate, completi, d'accordo? Quindi tutto ciò che in questo momento voi avete ovviamente come obiettivo primario verrà assolutamente realizzato e ovviamente è valido lo stesso discorso che facevo prima per l'asso di denari quando parlavo appunto della runa Bercano. D'accordo? Quindi ci sarà una sana sessualità, sicuramente molto intensa, ma anche un grande successo e soprattutto un'evoluzione della vostra storia. Vi dicevo che Bercano è legato appunto all'arcano dell'imperatrice, che è il terzo arcano maggiore, che rappresenta, come tutte le carte di grado terzo, appunto un'evoluzione. Quindi sicuramente il vostro rapporto andrà obiettivamente a migliorare e ad accrescere, sia approfondendo i sentimenti, la sessualità, la conoscenza dell'uno e dell'altro, ma soprattutto anche la progettualità. Per quanto riguarda le tempistiche, qui abbiamo un 4 di bastoni. I bastoni sono proprio chiaramente le carte che permettono ai tarologi e anche ai cartomanti di capire un po' le tempistiche degli eventi previsti. Di conseguenza il 4 di bastoni, esattamente come il 5 e il 6 di bastoni, quindi generalmente le carte centrali mediane, ovviamente di ogni elemento, rappresentano grosso modo la seconda decade del mese. Quindi ovviamente noi adesso siamo nella prima decade del mese di febbraio, potreste vedere questa persona grosso modo nella seconda decade appunto del mese di febbraio, quindi entro, se vogliamo, una decina di giorni. Oppure nel caso in cui voi andiate a guardare questo video per esempio a fine febbraio, sicuramente vedrete questa persona appunto entro i primi 20 giorni del mese successivo, quindi ovviamente del mese di marzo. D'accordo? Quindi vi ripeto, grosso modo vedrete questa persona nella seconda decade di questo mese, nel caso in cui appunto voi guardiate subito questo video, o comunque entro la seconda decade del mese successivo al mese in cui appunto andate a vedere il video, nel caso in cui vediate appunto questo video entro gli ultimi giorni del mese. D'accordo? Quindi sicuramente vedrete questa persona entro pochissimo tempo, la sentirete entro altrettanto pochissimo tempo e saranno degli incontri, delle comunicazioni che porteranno grande positività nel vostro rapporto, creando dunque maggior equilibrio. Questo per quanto ovviamente riguarda appunto il triangolo delle norne e il rapporto tra voi e questa persona. Ora invece affrontiamo il triangolo sottostante, di conseguenza il rapporto che lui ha con la compagna ufficiale. Vediamo un po' il passato, quindi giorni scorsi, settimane scorse, mesi scorsi, come stava procedendo il loro rapporto. E qui abbiamo il 3 di denari. Allora, questa persona ha cercato comunque di rendere il rapporto con la compagna il più vivibile possibile, perché il 3 di denari ci parla di collaborazione. Quindi, nel momento in cui con voi, vedete, c'era questo 2 di spade, cioè questa diffidenza e scelta se iniziare o meno
una frequentazione con voi, questa persona stava però cercando dall'altra parte di far funzionare le cose. Cioè, obiettivamente questa persona non voleva discordie, dissidi, anzi cercava collaborazione piena con la vostra controparte, perché vi ripeto, il 3 di denari rappresenta la necessità che ha questa persona di mantenere comunque un ambiente il più possibile equilibrato e sereno. Quindi non è una carta di coppe, non è una carta di bastoni, non parliamo di desiderio, non parliamo d'amore, parliamo di un 3 di denari, cioè questa è una persona che ha cercato appunto collaborazione, vicinanza e molto probabilmente anche in qualche modo rispetto nei confronti della compagna ufficiale. Cioè questa non è una persona abituata alle triangolazioni, non è un 3 di coppe che rappresenta invece appunto i triangoli. In questo caso questa è una persona che evidentemente prima di lanciarsi in questa storia nascosta con voi ci ha pensato bene, perché non è qualcosa che fa parte evidentemente delle sue corde. Quindi sicuramente è una persona che ha cercato, vi ripeto, una sorta di lavoro di squadra con la compagna e anche ha cercato di collaborare per trovare insieme delle soluzioni. E per un certo punto, evidentemente, in passato c'è riuscito, proprio perché il 3 di denari ci viene in accezione positiva. Quindi in realtà la collaborazione con la compagna può essere stata inizialmente una collaborazione fruttuosa. Difatti, come appunto potete notare, qui abbiamo come runa ovviamente principale, ma anche ovviamente come runa legata, abbiamo proprio la necessità di rimanere fedeli alle proprie convinzioni e quindi anche al proprio ruolo, con fedeltà, con integrità morale, con rettitudine. Quindi questa non è una persona che in qualche modo ha mai pensato più di tanto di tradire la compagna in maniera egoistica, ma ha sempre cercato invece una sorta di collaborazione. In questo caso la più importante tra queste due rune appunto è questa, che è Elaz, che rappresenta una sorta di madre protettiva, è legata infatti all'arcano della luna, quindi il femminile per eccellenza. Cioè questa persona ha cercato comunque di proteggere il suo matrimonio o il suo rapporto. Ha cercato di allontanare eventi nefasti, pericoli, energie negative da questo rapporto. Ecco perché il 2 di spade con voi. Ecco perché ha voluto prima tenere meglio sotto controllo il vostro rapporto. Ecco perché non si fidava di voi, perché temeva che in qualche modo voi avreste potuto creare delle discordie, per esempio pretendendo che lui lasciasse subito la compagna, magari andando direttamente dalla compagna a rivelare della vostra storia nascosta. Quindi questa persona ha cercato di proteggere la propria casa, il proprio ambiente domestico. Ecco perché Elaz parla proprio della madre, di colui o colei che protegge, proprio perché in qualche modo ha cercato di ristabilire equilibrio da un punto di vista familiare, ma quindi anche economico-finanziario, professionale e sentimentale. Ha cercato di evitare ostacoli e neutralizzare qualsiasi tipo di pericolo incombente. D'accordo? Proprio perché è una persona che ovviamente voleva proteggere il suo ambiente familiare. È chiaro che il contraltare negativo di questa runa è il non ottenere ciò che effettivamente la persona desidera, quindi il perdere tempo, lo sprecare delle opportunità che magari gli si presentavano, cioè per esempio il conoscere magari molto tempo prima voi. Ma questa persona sentiva la necessità di dover proteggere il proprio nucleo familiare. Quindi in realtà questa persona ha aiutato molto la compagna ufficiale, perché questa runa ci parla di chi protegge il proprio nucleo familiare e aiuta il proprio coniuge, la propria compagna, facendosi quasi assorbire dei suoi stessi problemi e facendosene carico. Quindi si è sobbarcata questa persona anche di troppi oneri, soprattutto nel caso in cui abbiano dei figli. Ecco perché il 2 di spade è con voi. Questa persona voleva assolutamente evitare problematiche, perché evidentemente doveva proteggere il proprio ambiente.
Vediamo però a questo punto nella carta e nella posizione del presente che cosa invece c'è tra lui e la compagna ufficiale. Ovviamente che clima c'è e chiaramente che cosa è accaduto entro pochi giorni o ovviamente accadrà entro altrettanti pochi giorni, perché voi sapete che comunque in tarologia il presente non è inerente al presente tout court, ma chiaramente ad un passato anche recente o a un futuro imminente. Vediamo un po'. E qui abbiamo allora il demonio, mamma mia. Allora, la carta del demonio ci parla sicuramente della presenza del terzo incomodo, che siete voi, chiaramente. Terzo incomodo nella sua storia. Guardate come sono perfettamente speculari queste stese. Quindi con voi ovviamente era un po' più ritroso perché doveva proteggere la propria famiglia, quindi più protettivo nei confronti dell'altra compagna. Con voi poi si è aperto, si sta aprendo e quindi con lei ovviamente iniziano tutta quella serie di comportamenti che riguardano inganni, menzogne, tradimento, bugie, omissioni di tutti i generi. Ragazzi, il diavolo rappresenta una forte passione alla quale ovviamente lui non riesce a dire di no. Il diavolo ci parla del corpo, ci parla dell'eros che tiene legate ovviamente a due profonde catene, due individui che pur di aversi, di stare insieme, sono capaci di fare qualsiasi cosa. Quindi, vedete, ci parla del fuoco, il fuoco della passione, un fuoco però vissuto nell'oscurità, perché rispetto alla luna, che è un'oscurità parziale, il diavolo ci parla di un'oscurità totale, quindi questa persona, come ovvio, cerca ovviamente di tenere gli sguardi della compagna ben lontani dal rapporto che lui ha ovviamente con voi. Questa è una persona che vi desidera all'ennesima potenza, ragazzi, ve l'ho detto anche con l'asso di denari e col 4 di bastoni. Qui c'è tanto fuoco, quindi c'è tanto desiderio, c'è un desiderio fisico molto potente fra di voi che ovviamente fa da legame, da collante, ma che crea anche una sorta di dipendenza l'uno dall'altra, perché il diavolo rappresenta anche proprio una sorta di attaccamento che lui prova nei vostri confronti e che voi provate nei suoi, cioè lui non può fare a meno di voi e voi non potete fare a meno di lui, d'accordo? Quindi ci parla di forti passioni, di vitalità, di energie vitali, ci parla di materialità, ci parla sicuramente di comportamenti, vi ripeto, non del tutto puliti, ma chiaramente di quelle passioni che fanno bene però al corpo e dunque anche all'anima. Ci parla proprio di un desiderio che ovviamente non si fa scrupoli proprio per poter essere in qualche modo assolto, ci parla di tentazioni, ci parla di una persona che si lancia a capofitto senza valutare più i pro e i contro, cioè questa persona è cambiata come il giorno e la notte, quindi siamo passati da un voler proteggere la propria famiglia ad un cambiamento totale, a un dire non mi importa più nulla, io adesso devo iniziare a vivere. Qui abbiamo un cambiamento radicale in questa persona. Se ve ne siete già accorte ve lo confermo, altrimenti avverrà entro pochissimo tempo, cioè noterete dei cambiamenti, anche quei piccoli comportamenti che questa persona non avrà più e che potevano rappresentare una sorta di rallentamento. Quindi noterete questa persona molto più presa, molto più presente nella vostra vita, capace di fare di tutto per ottenervi. Quindi sicuramente si lancerà anche in situazioni magari proibite, magari pericolose, ma a lui poco importerà. Questo però ovviamente porterà a tradimento, a bugie, a prevaricazione nei confronti della compagna ufficiale. Quindi qui c'è proprio il tradimento in pieno. D'accordo? È ovvio che il diavolo però può parlare anche in accezione negativa di tradimento scoperto o per esempio di dubbi, sospetti che la compagna ufficiale potrebbe iniziare a nutrire. Perché vi ripeto che il diavolo ci parla anche di comportamenti azzardati che però questa persona andrà a compiere e questo sicuramente potrebbe creare non pochi dubbi nella compagna, ma perché lui agirà in maniera forse egoistica? Non sta a noi giudicarlo. Quest'uomo ha voglia di ricominciare a vivere, è stanca questa persona e di conseguenza questo potrebbe provocare disattenzione e la scoperta di qualche messaggio o di qualche menzogna, di qualche scorrettezza e potrebbe portare ovviamente a litigi, tensioni
e chiaramente anche un allontanamento dalla compagna. Quindi aspettatevi sicuramente delle notizie, delle novità negative per quanto riguarda il suo rapporto con la compagna ufficiale. D'accordo? Perché chiaramente il diavolo ci parla non soltanto di un rapporto molto forte che questa persona avrà con voi, ma ovviamente vi ripeto anche del contraltare negativo, quindi il tradimento per quanto riguarda invece il rapporto con lei, e ovviamente anche un atteggiamento chiaramente non del tutto pulito, proprio perché questa persona, pur di avervi e pur di stare con voi, è capace di fare di tutto. Ma attenzione, perché in qualche modo potrebbe incorrere, incappare in qualche pericolo di troppo. Guardate, il diavolo ovviamente prevede come runa, una runa molto potente, che è la runa di Nautiz. Questa è una runa molto potente perché ovviamente ci parla di limitazioni, ci parla sicuramente di problematiche, di ostacoli che devono assolutamente essere superati, ci parla di coraggio e valore messi a dura prova, quindi è chiaro che richiede la necessità e la capacità ovviamente di gestione del proprio futuro, del proprio istinto, della propria impulsività e della propria anche libido, cioè questa persona dovrà imparare a tenere sotto controllo, vi ripeto, il proprio istinto, perché arriverà a determinati momenti in cui non ce la farà più e pur di venire da voi farà di tutto. Però attenzione, perché esattamente come la carta del diavolo, anche la runa Nautiz ci parla proprio comunque di reali, concreti pericoli. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona dovrà mettere alla prova la propria razionalità che aveva all'inizio, ve lo dicevo con questo 2 di spade, ma che poi si è andata completamente a perdere perché questa persona per voi, ecco, questa stesa più che in altre è proprio il caso di dirlo, ha perso la testa questa persona per voi, per la vostra fisicità, per la sessualità che vive con voi e che vuole vivere con voi, perché il diavolo parla anche di situazioni che questa persona nella sua vita non ha mai sperimentato e con voi invece ha voglia di sperimentare. D'accordo? Quindi questa persona potrebbe anche proporvi, per esempio, delle situazioni erotiche che non avevate mai provato, cioè una persona che si spingerà molto in là. D'accordo? Quindi dovrà mettere a dura prova la propria istintualità, il proprio desiderio fisico e pratico, proprio perché è una persona troppo attratta da voi, ma troppo, perché il diavolo non è come appunto nel caso del 2 di coppe, per esempio, un rapporto fatto prevalentemente di sentimenti che legano due persone. Qui ci sono i sentimenti, ma quello che lega innanzitutto, che tiene in catene ovviamente le due persone è in particolar modo la fisicità, cioè la voglia di possedersi, di aversi, perché lui sente di appartenere a voi e voi sentite di appartenere a lui, e questo potrebbe portare quest'uomo a commettere delle leggerezze. Quindi ragazze, è chiaro che nel caso in cui voi non vogliate ovviamente che la compagna possa in qualche modo scoprire di voi, cercate di prestare ovviamente attenzione, d'accordo? Anche perché vi ripeto, Nautiz è una runa di fardelli, quindi una situazione abbastanza pesante, quindi di un'oscurità che viene a bussare alla porta del consultante e che potrebbe portare un momento di scompiglio, d'accordo? Perché questa è una passione incredibile. Chi per il principio di sincronicità si è collegata su questo canale e su questo video sta vivendo una passione incredibile o la vivrà a breve, cioè voi vedete il comportamento di questa persona cambiare, d'accordo? O è già cambiata. Vediamo a questo punto l'ultima carta, sia ovviamente della stesa ma anche ovviamente del triangolo delle norme per quanto riguarda il rapporto con la compagna ufficiale. Dunque questa ovviamente è la carta inerente al futuro tra il vostro uomo segreto, chiamiamolo così, e la compagna ufficiale, quindi la moglie piuttosto che la fidanzata, piuttosto che la convivente. Quindi vediamo nel prossimo futuro che cosa accadrà tra di loro. E qui abbiamo la carta degli amanti. Immaginavo tutto questo fuoco porterà a una scelta. Allora,
Sicuramente in questo caso è ovvio che tutte queste difficoltà di cui vi parlavo anche con la carta del diavolo, e quindi il sentirsi obbligatoriamente in qualche modo sia incatenato, legato a voi in maniera direi esagerata, ma il doversi sentire anche limitato in questi suoi desideri per l'eccessiva evidentemente presenza di questa compagna ufficiale che sta iniziando a stargli stretta, però è chiaro che porteranno questa persona a dover riflettere, a prendere una vera e propria decisione, perché la carta degli amanti rappresenta proprio la necessità di scegliere tra ovviamente due percorsi, quindi il rapporto con lei o il rapporto con voi. La carta degli amanti, ragazzi, viene erroneamente sempre identificata soltanto con la carta dell'amore, assolutamente no, perché è una carta di grado 6 che rappresenta, come appunto tutte le carte, sia arcani maggiori ma anche arcani minori, il momento del bivio, la biforcazione, quindi l'individuo si trova ad un bivio, quindi di fronte ad una scelta. Questa persona dovrà scegliere tra cosa? Vi ripeto, tra due, ovviamente, partner, tra due sentimenti, tra due storie, perché è chiaro che questa persona si sentirà limitata in maniera eccessiva, tutto questo fuoco, questa energia vitale dovrà trovare sfogo e ovviamente questa persona arriverà ad un momento in cui non ce la farà più. Di conseguenza dovrà decidere per sbloccare questa situazione e decidere se in qualche modo continuare a gestire il rapporto con voi, ma abbiamo visto ovviamente di sì con il 4 di bastoni e soprattutto con la runa Berkanu, oppure se in qualche modo appunto mettere da parte comunque il rapporto con la compagna ufficiale per iniziare qualcosa di nuovo, perché la carta degli amanti ci parla appunto di una decisione che viene presa ovviamente, quindi l'essere ad un bivio che permette di lasciare il passato alle spalle per poter procedere verso un nuovo futuro, quindi una nuova storia, d'accordo? Sicuramente questa è una persona che molto probabilmente andrà verso questo cambiamento, quindi questa scelta, entro un massimo di 3 mesi, proprio perché le tempistiche degli amanti, grosso modo, vanno tra i 10-15 giorni sino ad un massimo di 3 mesi, quindi fino verso la primavera ovviamente anche inoltrata, nel caso in cui voi andiate comunque a guardare questo video appunto in questi giorni, quindi nella prima decade del mese di febbraio, aspettatevi dunque entro i prossimi 2-3 mesi, quindi marzo-aprile grosso modo, una presa di posizione netta da parte di questa persona in riferimento al rapporto con la compagna ufficiale, perché questa persona non ne potrà più di doversi dividere obiettivamente tra due storie e soprattutto di dover in qualche modo castrare i propri desideri, perché la carta degli amanti ci parla proprio di un'anima gemella, quindi lui riconosce in voi la sua anima gemella e vuole iniziare una storia, perché gli amanti rappresentano proprio l'iniziare una nuova storia che potrebbe sfociare ugualmente nella convivenza o addirittura anche nel matrimonio, nel fidanzamento. Ovviamente una storia importante che andrà sicuramente a coinvolgere un'altra persona rispetto all'impegno ufficiale che la persona ha. È chiaro che però parliamo della carta degli amanti, cioè di una carta che non è poi proprio così felice come, vi ripeto, solitamente viene descritta dai cartomanti o dai tarologi, perché rappresenta una scelta non facile, una decisione difficile ma necessaria, per mettere fine proprio ad uno stato di disequilibrio e di disordine, un disordine sentimentale, un dilemma, un problema che riguarda il cuore. Quindi è chiaro che questa persona dovrà ovviamente scegliere quale dei due percorsi portare avanti, però in maniera chiaramente definitiva. E vi ripeto che la carta degli amanti parla proprio della scelta che propende per il nuovo rapporto, proprio perché l'individuo riconosce nella nuova persona la propria anima gemella, impegnandosi quindi quotidianamente a rinnovare il proprio impegno affettivo per questa nuova persona, affinché appunto questa nuova unione possa mantenersi solida e armoniosa per lungo tempo. Quindi la carta degli amanti rappresenta una scelta determinante in campo affettivo che, vi ripeto, questa persona andrà assolutamente a fare.
e vi ripeto, tra l'altro non tra tantissimo tempo, perché grosso modo entro un massimo di 3 mesi, quindi a primavera già inoltrata, ma sicuramente questo sarà assolutamente necessario, proprio perché chiaramente questa persona, vi ripeto, deve scegliere e capire come portare avanti la propria vita sentimentale, perché è una persona che comunque non vuole continuare, non vorrà soprattutto in futuro continuare appunto a in qualche modo stressarsi ancora di più in una situazione duplice che fa fatica a tenere. Ve lo dicevo all'inizio con questo 3 di denari, questa non è una persona che è abituata al tradimento, bensì è una persona che invece ama ovviamente mantenere, portare avanti un rapporto con grande lealtà e fedeltà. Quindi sentendosi così legato a voi, questa persona dovrà prima o poi arrivare ad una presa di posizione chiara e netta. Tra l'altro, la carta degli amanti è legata al segno zodiacale del Toro, oltre che ovviamente anche dei gemelli. Di conseguenza, questa carta può parlarci proprio appunto di tempistiche che ovviamente si confanno appunto alle tempistiche di cui vi ho parlato poco fa, proprio perché appunto il segno zodiacale del Toro ovviamente è inerente alla periodizzazione che va da fine aprile a fine maggio, quindi ovviamente alla primavera inoltrata, per poi andare avanti appunto con il segno di Gemelli, quindi sicuramente arriviamo anche verso l'estate, quindi aspettatevi in questo periodo una presa di posizione importante per quanto riguarda proprio la vita di questa persona, l'aspetto sentimentale. Gli amanti e ovviamente anche l'arcano della luna sono gli unici 2 arcani a cui non è abbinata una sola runa, bensì 2 rune. Guardate, in questa posizione e in quest'altra. Allora, per quanto riguarda la runa in questa posizione, è la runa di Hevaz. È la runa dei movimenti, è una runa molto bella, mi piace particolarmente perché riguarda proprio i movimenti inaspettati, gli avvenimenti improvvisi, quelle trasformazioni, quei cambiamenti, quei mutamenti inesorabili che a volte possono anche arrivare a scioccare un individuo, ma che portano finalmente novità e una sferzata d'aria fresca, rappresentano la libertà da legami soffocanti che ovviamente non si vogliono più, ovviamente similmente la carta del diavolo che appunto, come vi dicevo prima, rappresenta proprio il voler andare a spezzare delle catene con situazioni del passato che ormai non fanno più bene al soggetto della stesa. Evans ci parla di progresso, di spostamento, di circostanze nuove e favorevoli. Questa persona ha voglia di ritornare, di cominciare a respirare aria di libertà. Quindi sicuramente ci sarà un momento di crisi, d'accordo? Per cui potreste vedere questa persona in difficoltà, potreste comunque sentire questa persona magari più distante, ma perché si dovrà prendere il classico tempo per poter decidere, perché questa persona arriverà ad un bivio. A seguito di questa crisi, questa persona ne uscirà ancora più forte e consapevole, cioè saprà finalmente che cosa effettivamente vuole. Quindi aspettatevi sicuramente un ulteriore cambiamento inaspettato, improvviso, una trasformazione vera e propria che permetterà ovviamente a voi di vedere questa persona anche sotto occhi diversi e di iniziare a programmare e progettare un rapporto in maniera totalmente diversa rispetto a come avete fatto sino ad ora. Qui sicuramente, ragazzi, il futuro non vi annoierà proprio per niente. In questa posizione, come vedete, abbiamo un'altra runa che è Gebo. Questa è una runa molto importante perché è una runa che ci parla di scambio, di negoziazione, di comunicazioni, di scambi quindi comunicativi, di trattative atte a mantenere comunque una situazione di equilibrio e di pace. Cioè, questa persona sicuramente attuerà dei cambiamenti che potrebbero scioccare sia voi che anche la compagna, ma è chiaro che farà di tutto per cercare di non portare le situazioni fuori binario.
perché riguarda le negoziazioni e le trattative che andranno comunque a buon fine, cercando di agire con rispetto e generosità, quindi cercando comunque di non togliere alla compagna ufficiale nulla del dovuto, soprattutto nel caso in cui abbiano dei figli. D'accordo? Gebo parla di guarigione da un momento di crisi, appunto, da un momento di frustrazione, quindi questa persona si sentirà, vi ripeto, al bivio e questa cosa lo farà soffrire. Ve l'ho detto parlandovi degli amanti, non è una carta così leggera, rappresenta comunque una scelta dolorosa che questa persona dovrà per forza andare a compiere. Gebo ci parla di un rapporto profondo che lega due persone, un rapporto d'amore, un rapporto di speranza, di nuova e rinnovata progettualità. Questa persona si sentirà finalmente rinnovato nelle proprie gioie e ovviamente nella propria voglia di tornare a vivere. D'accordo? Quindi questo va un po' a spiegarci anche il 4 di bastoni, ecco perché con voi si approfondirà così tanto il rapporto, diventerà gratificante, favorevole, un rapporto ricco da un punto di vista sicuramente materiale ed erotico, ma anche appunto da un punto di vista sentimentale, proprio perché sicuramente questa persona dovrà prendere una decisione. E vi ripeto, tra l'altro anche Gebo ci parla di tempistiche non particolarmente lunghe. Tra l'altro è una runa che non ha mai accezione negativa, significato negativo, quindi sicuramente questa è una persona che ricomincerà dopo questo momento di crisi, dopo il momento di scelta, un nuovo rapporto con una persona che appunto vedrà come la propria anima gemella, quello che vi dicevo appunto prima con la carta degli amanti, e questa decisione sarà il suo per sempre. Ecco perché vi dicevo con la carta degli amanti, spiegandovi la carta degli amanti, che è una decisione sofferta ma che per lui rappresenterà un per sempre, perché ovviamente questa persona sa che comunque si dovrà ovviamente impegnare in maniera definitiva in una nuova storia. D'accordo? Quindi nel caso in cui comunque voi vediate questa persona, vi ripeto, particolarmente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, appunto preoccupata o magari in alcuni momenti distante, sappiate che questo dipenderà proprio dall'urgenza che questa persona sentirà di dover effettuare una scelta, perché questa persona prima o poi dovrà ovviamente scegliere, d'accordo? Perché sicuramente voi per questa persona siete veramente molto importante. D'accordo ragazzi? È una stesa molto bella, direi, arricchita appunto anche dalla presenza delle rune. Voi sapete che comunque io dopo un certo lasso di tempo ripropongo le stese. Di conseguenza andremo comunque a vedere tra qualche settimana come comunque procederà il vostro rapporto e ovviamente la situazione nel vostro rapporto, ma anche nel rapporto con la compagna ufficiale. D'accordo? Di conseguenza, buon incontro, anzi buoni incontri, visto che saranno più di uno, e ovviamente tenete duro questo come sempre.